Hi friends, Gianni Bravo is back. Eccomi qui. Come al solito vi comunico che metterò tutti i sottotitoli per tutti gli amici che possano seguirmi. Saluto come sempre gli Alipers per prima e tutti quanti supportano e sopportano il sottoscritto. Allora, oggi sono tornato, con piacere devo dire, ad, ad ascoltare insieme e condividere con voi una, una cover di Alip Ba Ta, una sua, credo l'abbia pubblicata qualche anno fa, ma per me, come ripeto molto spesso, molte cose sono nuove perché il canale è abbastanza giovane rispetto a quando lui ha iniziato a postare i suoi fantastici video. Per cui voglio dire, e intanto copi manacopi, e voglio dire questo. Oggi ho scelto un brano in cui il titolo è Needham Sari, credo l'autore Aniara Ani, e poi leggevo nel titolo Campuzzari e ho cercato di capire e dal titolo un po' il significato, e Campuzzari è un genere, così ho letto, così ho cercato, è un genere musicale che diciamo è una sorta di crossover, cerca di utilizzare nelle sonorità dei gamelan, che è tutta la strumentazione tradizionale indonesiana, in questo caso diciamo parliamo della zona di Java. Alip è nato in quell'area e quindi questa credo sia la sua chiaramente versione di questo brano, che è, tra virgolette, probabilmente un classico del genere Campursari, e il cui autore sia, mi sono appuntato, Anjar Ani, e quindi ci andiamo anche perché questo mix, tra virgolette, tra sonorità e musiche diciamo più, chiamiamole tradizionali, rispetto alla tradizione gamelan e quindi alle sonorità delle varie aree che utilizzano quella strumentazione, che io peraltro ho avuto anche il piacere di ascoltare più volte nei video, e quindi ho fatto anche delle reazioni sui gamelan eccetera, e quindi avvicinarmi a questa musica grazie ad Alip Ba Ta, e quindi ad avvicinare anche, approfondire in parte questo mondo, per me è un grande piacere, per cui andiamo ad ascoltare il brano. Sto parlando anche troppo, ma cerco di sintetizzare un po' la mia ricerca prima dell'ascolto di Alip. Cerco di ascoltarlo sempre dopo, ma magari guardando il titolo, guardando più o meno la storia, cerco in qualche modo di entrare meglio nell'ascolto e quindi comprenderne anche in più la qualità che Alip Ba Ta riesce comunque a restituirci sempre nelle sue cover o nei suoi brani originali. Quindi ho parlato fin troppo, andiamoci ad ascoltare il brano e poi facciamo le nostre considerazioni. Interrompo un attimo per dire soltanto, ricordo avevo ascoltato anche un altro brano nel quale lui riprendeva, credo, anche un po' le sonorità del gamelan, credo sia
Ganbang Suling, che è una che ho ascoltato tempo fa. In questo caso rientriamo un po' in quel tipo di atmosfera, lui riesce a ci sta riportando un po' le sonorità dei gamelan in un modo, come al solito, fantastico. Devo interrompere. Lui straordinariamente è riuscito a farci entrare in questo mondo, in questa sorta di mix tra, tra sonorità gamelan, quindi che riesce in qualche maniera, anche in modo straordinario, con i suoi, anche con una sensibilità nei volumi e che è veramente fantastico. Lui è veramente fantastico sempre. Ma io faccio fatica ogni volta a voler dire qualche cosa di nuovo su Ali Bata, perché ho visto molti suoi
molti suoi video, ho ascoltato tantissimo della sua musica. Quello che mi sento di dire in questa occasione, e mi fa anche veramente piacere, è che lui è stato realmente, con la sua grandissima qualità e quindi il suo modo così straordinario di suonare e di interpretare lo strumento, che lo trovo assolutamente fantastico. Ma la cosa, oltretutto, che lui mi ha regalato in questo periodo è che Ali Baba ha realizzato cover di brani famosissimi, no? Da Bohemian Rhapsody, cioè, potremmo fare un elenco lunghissimo, quindi attraversando la musica europea, americana, statunitense, indiana, cioè ha fatto un po' una sorta di grande giro del mondo con la musica. Ma la cosa che meravigliosamente ha anche fatto, che contemporaneamente, portando la sua musica, quindi anche le sue composizioni, alternandole a tutto quello che è anche la tradizione nell'Indonesia. Adesso in questo caso specifico parliamo di questi, in questo caso Campursari, questo genere, questo crossover tra tradizione gamelan e musica un po' più, diciamo, tra virgolette, chiamiamola miscelata, no? Con altre strumentazioni e magari cantata. E quindi questo genere, caratteristico peraltro di una certa zona che abbina, quindi diciamo, ripeto, musica tradizionale gamelan di, per esempio in questo caso Java, quindi con queste sonorità miscelate, diciamo. E lui, col suo percorso, con la sua musica, in qualche modo ci ha avvicinato anche alla scoperta di queste cose. Uno come me, che è abbastanza curioso, va alla scoperta e come me e tanti altri, quindi grazie anche alla sua grande qualità, in qualche modo apre delle finestre nell'universo Indonesia che magari si fa senza il suo, tra virgolette, senza la sua mediazione, più fatica a scoprire e a conoscere. Quindi è stato anche per me personalmente anche lo strumento che mi ha consentito in qualche modo di entrare sempre un po' di più anche nell'universo Indonesia. E di questo io devo assolutamente ringraziare Ali Baba con la sua qualità e con la sua musica. Quindi ripeto, oggi un altro pezzettino, Campursari per esempio, è qualcosa che io, è una realtà che non conoscevo e grazie a questa canzone sono andato a cercare e a scoprirla. Come dico sempre, scusate se ho parlato tanto, enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.